Giovanni Brusca aveva solo 13 anni quando il padre Bernardo lo mandava nei covi dei latitanti Provenzano, Riina, Bagarella a portare le vettovaglie. Chi l'avrebbe detto che quel ragazzino si sarebbe macchiato di più di 150 omicidi? Tanti da non sapere nemmeno lui quanti. Tanti da limitarsi a dire comunque meno di 200. Ora lo chiamano il porco, Uverru. Il padre Bernardo è un viddano, come zio Totò. Ha sempre fatto il vice della cosca di San Giuseppe Jato, dove a capo comandava Salamone. Ma con l'ascesa di Ucurtu, Bernardo Brusca aveva scalzato Salamone un po' alla volta, poiché quest'ultimo era spesso assente, dati i suoi impegni immobiliari in Brasile, e Brusca lo aveva sostituito in commissione ogni volta che c'era da prendere un'importante decisione. Portato in palmo di mano dai corleonesi, di cui era il cane da guardia, Bernardo Brusca aveva ottenuto lo scettro della cosca quando, dopo la seconda guerra di mafia, dall'Italia aveva imposto a Salamone di uccidere Buscetta in Brasile. Si era capito a quel punto ormai chi comandava veramente a San Giuseppe Jato. In Brasile lei si è incontrato pure con Salamone. Sì. Ci vuol dire del comportamento di questo Salamone? Questo incontro con Salamone, i discorsi con Salamone, e poi il fatto che Salamone fece rientro in Italia, mi pare, no? Per me sembrò veramente strano, perché Salamone in Brasile non viveva con un passaporto falso, né usava un'identità falsa. Salamone in Brasile era cittadino brasiliano e aveva un passaporto brasiliano e si chiamava Salamone Antonino. E che attività svolgeva? E costruzione. Io l'ho visto, abitava in un palazzo costruito da lui. Ah, in un palazzo costruito da lui. Costruito da lui. Sì, dico, aveva questa attività, era un'attività florida, era un'attività che gli andava bene dal punto di vista Credo che economico. ci andava bene. Credo che le andava bene. E allora come mai fece rientro poi in Italia? Per me è inspiegabile. Non posso in questa corte dire tutto quello che ho saputo dopo, perché sono cose che riguardano altri processi che io ho sentito, che io ho saputo, ma io adesso ho la certezza matematica, parlo di certezza, che il Salamone Antonino si è allontanato dal Brasile per non collaborare ad uccidermi. Antonino Salomone, originario di San Giuseppe Jato, ormai settantenne, è indicato come il ponte tra la famiglia di Corleone e i boss di Oltre Atlantico per il traffico di eroina. È la fonte di molte notizie riferite da Buscetta ai giudici. In carcere dal 1984 ha sempre conservato un atteggiamento di distacco dalle vicende processuali. Salamone Antonino. Ieri l'interpretazione era che io lasciavo San Paolo per andare a vendere droga, sino al punto di essere condannato per l'associazione per il traffico di stupefacenti. Non so, queste telefonate ora servono a Buscetta per dire che finalmente ha trovato la chiave di tutte le telefonate, perché io ho lasciato il Brasile esattamente per non cooperare, per non mi imbrattare, le mani di sangue di un amico. Di Salamone, nessuno lo conosce, però il magistrato dice, Salamone è uno dei peggiori nemici che ha Buscetta. Antonino Salomone smentisce Buscetta, spiega in motivi familiari le ragioni dell'odio del pentito nei suoi confronti. Tutto l'odio, è vero, che non ha potuto scatenare quando non ho fatto da padrino per il battesimo. Quando poi respingo a lui e alla sua famiglia, è logico che non è stata un piacere ma una mortificazione per sua moglie che non sa poi i fatti suoi. Quindi si è scatenato quest'odio, questo putiferio nei miei riguardi da completamente non vedere. Bernardo aveva brindato a champagne. Nella sua stalla c'erano sempre 3 o 4 casse per le occasioni. Quando in contrada da Musi arrivavano gli amici. Si faceva sempre festa dopo un omicidio,
nella proprietà dei Brusca. Si mangiava, si parlava, si beveva. Lo zio Bernardo dava gli ordini e i suoi picciotti eseguivano. Molte volte non sapevano nemmeno il nome dell'uomo che avrebbero ucciso. Di lui Buscetta racconterà il giudice Falcone. Puzza. Bernardo Brusca emana un fetore incredibile, anche se si mette addosso 1 litro di colonia. Dottore, Bernardo Brusca è una delle persone più abiette che la storia del mondo abbia avuto, dopo Nerone. Il figlio faceva parte di un gruppo di fuoco formato da killer spietati che agivano sotto le direttive di Riina, di cui facevano parte anche Antonino Madonia, Giuseppe Giacomo Gambino, Pino Greco detto Scarpuzzedda, Mario Prestifilippo, Filippo Marchese, i fratelli Antonino e Giuseppe Marchese, Giuseppe Lucchese, Giovan Battista Pularà, Vincenzo Puccio e Calogero Ganci. In tale veste, nel 1977 aveva partecipato all'omicidio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Nel 1982 agli eccidi del boss Alfio Ferlito e Rosario Ricobono e nel 1983 si era occupato di preparare, insieme ad Antonino Madonia, l'autobomba utilizzata per uccidere il giudice Rocco Chinnici e gli agenti di scorta. E come abbiamo visto, nel 1984 aveva partecipato alla strage di Poggio Vallesana, nella quale aveva insegnato ai Nuvoletta come strangolare e successivamente far scomparire i cadaveri nell'acido. Senta, lei nel corso della collaborazione ha rivelato tutta una serie di situazioni per le quali ancora non era stato mai tratto a giudizio e che non erano conosciute, quindi è stato lei il primo a dire alcune cose, ad accusarsi di fatti che processualmente ancora non la riguardavano. Sì, come per esempio l'omicidio del colonnello Russo, la strage del dottor Chinnici, tanti altri omicidi che non erano noti a nessuno, di cui non erano minimamente sospettato, un duplice omicidio avvenuto a Riese, l'omicidio di Peppe Di Cristina. Suo padre chi era, all'interno di Cosa Nostra? Bernardo Brusca era sino al 1982 era un soldato semplice, ma rivestiva il ruolo di reggente del mandamento e sostituiva Antonino Salomone, che fino a quel momento era il capomandamento naturale. Con una sorta di riforma dei vertici di Cosa Nostra, dei mandamenti, mio padre divenne capomandamento. Che rapporti aveva con i vertici di Cosa Nostra e soprattutto a chi era più legato suo padre? Mio padre, per la persona che era, aveva rapporti ottimi con tutti e in particolar modo era legato a Salvatore Riina, rispetto che si erano conosciuti in carcere, poi c'è stata una frequentazione. Ancora una volta è stato mio padre il primo a metterseli, fra virgolette, in casa delle ospitalità quando si è messo contro tutti e tutti, a lui, a Bernardo Provenzano, a Calogero Bagarella. Quindi poi nel momento in cui... condivideva la sua linea, condivideva la sua scelta, condivideva i suoi valori e quindi lo seguiva e faceva tutto nei confronti, per lui, e si sposava la sua causa. Il capitano dei carabinieri Mario D'Aleo, comandante della compagnia di Monreale, ha intuito lo spessore criminale di Giovanni Brusca e lo fa arrestare per il danneggiamento di un automezzo. Il 13 giugno 1983. La vendetta dei Brusca arriva il 13 giugno 1983, quando il capitano D'Aleo viene ucciso in un agguato insieme ai colleghi Giuseppe Bonmarito e Pietro Morici. Salvatore Biondino e Domenico Ganci si avvicinano e sparano, con l'ausilio di Angelo La Barbera, che scende dall'autovettura guidata da Anselmo. Sul luogo del delitto e nelle vicinanze sono presenti per supporto e copertura Raffaele e Calogero Ganci, oltre a Giacomo Giuseppe Gambino. D'Aleo voleva contrastare la cosca di San Giuseppe Jato, aveva avviato indagini per colpire le iniziative economiche dei boss e per catturare i latitanti che si nascondevano in quell'area, fra i quali lo stesso Bernardo Brusca e Salvatore Riina. In quel periodo ospite in Contrada Dammusi. D'Aleo aveva portato avanti la sua attività tramite perquisizioni, fermi e arresti, fra i quali quello per favoreggiamento personale proprio di Giovanni Brusca, sospettato di aver dato alle fiamme un automezzo nella zona di San Giuseppe Jato,
non erano valse a scoraggiare da Leo le parole sottilmente minatorie del nonno di Giovanni, Emanuele Brusca, che lo aveva accusato di perseguitare la loro famiglia. L'ufficiale si chiamava Mario Aleo e aveva 29 anni. Era uno degli elementi più attivi dell'Arma che operava contro la malavita organizzata. Con lui sono stati uccisi l'appuntato Giuseppe Bomarito e il carabiniere semplice Pietro Morisci. Il capitano era appena sceso da un ritmo blu dell'Arma scortato dall'appuntato e stava per rientrare nella sua abitazione. Sulla vettura era rimasto al volante il carabiniere Pietro Morisci. Tutto si è svolto nel giro di pochi istanti. Dal buio sono sbucate 2 auto, una Opel e una 131. Sono scesi alcuni uomini che hanno aperto il fuoco da distanza ravvicinata con fucili a canne mozze e rivoltelle calibro 38. I 3 carabinieri non hanno avuto scampo, sono caduti a terra privi di vita, crivellati di colpi. Il capitano D'Aleo era subentrato al comando della compagnia di Monreale al capitano Basile, ucciso il 5 maggio del 1980. Recentemente l'ufficiale aveva portato a compimento operazioni contro la mafia dei Pascoli, contro le cosche del Trapanese, contro il racket della prostituzione. Sembra che conducesse anche indagini per catturare i 3 presunti autori dell'uccisione del capitano Basile. Si tratta di 3 giovani che, inviati 2 mesi fa al soggiorno obbligato in Sardegna, dopo la clamorosa assoluzione per insufficienza di prove davanti alla Corte d'Assise di Palermo, erano fuggiti. Carabinieri e polizia hanno coordinato un'operazione a vasto raggio in corso di svolgimento che interessa tutta la zona urbana del capoluogo. Gli assassini, dopo essersi dileguati, hanno dato alle fiamme a poche centinaia di metri dal luogo del triplice delitto le 2 auto, un tipico agguato di stampo mafioso. «8 aprile 1984. Dopo la seconda guerra di mafia, Badalamenti era fuggito in Brasile per timore di essere eliminato, soggiornando a San Paolo, da dove aveva continuato ad inviare negli Stati Uniti eroina da Palermo e cocaina dal Sud America, in stretto collegamento con Salvatore Catalano, esponente della famiglia Bonanno di Brooklyn, che utilizzava pizzerie e ristoranti italiani come punti di spaccio degli stupefacenti. Nel corso di un'indagine sul traffico di droga, gli agenti dell'FBI riescono ad intercettare le conversazioni di Badalamenti in Brasile, il quale parla in codice con un suo associato negli Stati Uniti, riferendosi a spedizioni di cocaina e eroina. Badalamenti si sposta anche in Spagna e nel nord Italia per riorganizzare la controffensiva degli scappati e aveva cercato di convincere Tommaso Buscetta, che si trovava pure lui in Brasile, a scendere in campo insieme a lui. Durante la seconda guerra di mafia, infatti, vennero uccisi 11 familiari di Badalamenti, tra Cinisi e Terrasini. Dopo la morte di mio fratello, ripeto, io ancora avevo 3 fratelli, non uomini d'onore, cioè riferito uomini d'onore non appartenevano a famiglie mafiose. Allora ho cercato di salvare i miei fratelli, immediatamente siamo partiti, siamo andati a Milano. Da Milano poi ci siamo spostati in Spagna e ci siamo organizzati lì e io stavo fermo lì in Spagna. Cioè, dopo un bel po' di tempo, in pratica, io vedendo le malefatte che facevano, che ammazzavano tanta gente innocente, cioè, ho deciso che già ne ho parlato in un altro processo, che come alleato c'era Gaetano Badalamenti, i Rimi. Ho deciso di scendere giù a Palermo per poter vendicare la morte di mio fratello, cioè scagliarmi contro i corleonesi. Quindi Cosa lei, che ho scusi un fatto, attimo, Grado, quindi lei viene a sapere in Spagna dell'uccisione di altre persone e lei era in contatto, ha detto, con Gaetano Badalamenti e con i Rimi. I Rimi chi sono? Sì, di Alcamo. Nel 1984, quindi, sempre attraverso intercettazioni telefoniche, l'FBI scopre che Badalamenti ha programmato un incontro a Madrid con il nipote Pietro Pete Alfano, proprietario di una pizzeria a Oregon, in Illinois, e considerato il punto di contatto principale negli Stati Uniti per il traffico di eroina. L'8 aprile, in un residence nella periferia di Madrid, gli agenti dell'FBI e quelli della polizia italiana e spagnola arrestano Badalamenti e il figlio Vito, insieme a Pietro Alfano. Negli Stati Uniti si chiama già Pizza Connection ed è la più grossa operazione contro il racket internazionale della droga. 31 persone arrestate, tutte con nomi italiani, una nuova leva di mafiosi che applica nuovi sistemi nell'ambito della organizzazione denominata Cosa Nostra.
Personaggio di spicco fra questi nomi Giuseppe Catalano, capo della fazione Catalano della famiglia Bonanno, per il quale il giudice ha stabilito una cauzione impossibile, 5 milioni di dollari. Padrone di una pizzeria nel popoloso quartiere di Queens e di altri locali, Catalano attuava la distribuzione dell'eroina proprio attraverso questi locali. Il blitz di New York ha portato anche a Miami, in Florida, dove una ventina di impiegati dell'aeroporto sono stati arrestati perché implicati in questo colossale traffico di droga. La controparte di Catalani in Europa è Gaetano Badalamenti, il più ricercato latitante d'Italia, arrestato domenica in Spagna mentre usciva da un residence di Madrid insieme a suo figlio Vito in possesso di un passaporto intestato ad un brasiliano e al trafficante internazionale di droga Pietro Alfano. L'operazione internazionale contro i trafficanti di stupefacenti a Madrid e a New York ha avuto un seguito di rilievo anche a Palermo, dove 6 noti mafiosi sono stati arrestati. Sono gli uomini di Gaetano Badalamenti che si occupavano del traffico di eroina fra Palermo e gli Stati Uniti. Altri 2 siciliani sono stati arrestati in Svizzera. Al momento dell'arresto e per i giorni a seguire, Badalamenti sostiene di essere un cittadino brasiliano di nome Paulo Ares Barbosa, esibendo un passaporto rilasciato dalle autorità di Brasilia. Ma il 15 novembre gli arrestati vengono estradati negli Stati Uniti e in cambio l'Italia ottiene l'estradizione di Tommaso Buscetta, arrestato a San Paolo nell'ottobre 83. «6 agosto 1985. Ninni Cassarà, collaboratore di Falcone, che ha partecipato attivamente alla indagine sulla Pizza Connection, viene ucciso all'età di 38 anni. Il 6 agosto 85, rientrando dalla questura nella sua abitazione di via Croce Rossa 81, a Palermo, a bordo di un'Alfetta e scortato da 2 agenti, scende dall'auto per raggiungere il portone della sua abitazione, quando un gruppo di 9 uomini, guidati da Antonino Madonia, Giuseppe Greco e Giuseppe Giacomo Gambino, appostati sulle finestre e sui piani dell'edificio di fronte, sparano sull'Alfetta, con fucili mitragliatori d'assalto AK-47. L'agente Roberto Antiochia, che era uscito dall'auto per aprire lo sportello a Cassarà, viene ucciso dagli spari e cade a terra davanti al portone d'ingresso dello stabile. Natale Mondo, l'altro agente di scorta, resta illeso, riuscendosi a riparare sotto l'automobile bersagliata dai proiettili dei killer. Cassarà, colpito dai killer quasi contemporaneamente ad Antiochia, muore sulle scale del palazzo in cui abita, tra le braccia della moglie Laura, accorsa in lacrime dopo aver visto l'accaduto insieme alla figlia dal balcone della propria abitazione. «26 novembre 1985. Gli 007 delle agenzie antidroga statunitensi e i poliziotti delle sezioni antimafia lo cercavano da 7 anni. Una caccia continua in Sicilia, in Canada, in Brasile, negli Stati Uniti, a un uomo accusato di aver organizzato i più tremendi delitti palermitani. Una caccia che si conclude nel tardo pomeriggio nelle campagne di San Giuseppe Jato. I carabinieri arrestano Bernardo Brusca, 56 anni. Le prime indiscrezioni sulla cattura di Bernardo Brusca filtrano solo a tarda sera, quando il superboss è già stato trasferito dalla caserma dei carabinieri Carini in una cella del carcere del Luciardone. Proprio in cella, mentre è interrogato da 2 magistrati della Procura della Repubblica, Bernardo Brusca riceve una comunicazione giudiziaria. Il capomafia di San Giuseppe Jato è sospettato di essere uno dei mandanti del massacro a colpi di Kalashnikov del 6 agosto scorso, l'agguato di via Croce Rossa contro il vicequestore Ninni Cassarà e il suo autista Roberto Antiochia. Gli ufficiali del gruppo Palermo 2 avevano preparato il blitz e nel pomeriggio avevano circondato il podere dove Bernardo Brusca si nascondeva. In un attimo, un esercito di carabinieri in assetto da guerra è intorno al capomafia. Bernardo Brusca non risponde, non apre bocca, non tenta neppure di fuggire. Si è fatto arrestare senza opporre alcuna resistenza, spiega un ufficiale dei carabinieri. Quando l'abbiamo riconosciuto, ha soltanto mostrato un po' di sorpresa. Nella tasca della giacca del superboss, gli investigatori trovano una carta d'identità intestata a Francesco Lamiglia, il documento con il quale Bernardo Brusca viaggiava dal 1978, da quando era latitante. 2 ore dopo l'arresto, il capo della famiglia di San Giuseppe Jato era salito in una stanza della caserma Carini
per un primo interrogatorio. Pochi minuti ed era stato poi trasferito nel braccio isolamento dell'Ucciardone, dove aveva ricevuto la comunicazione giudiziaria per l'omicidio di Ninni Cassarà, con Giovanni e Bernardo Brusca in galera a prendere le redini della cosca di San Giuseppe Jato e Baldassarre Di Maggio, con la benedizione di Salvatore Riina. Uno dei pochi errori di Ocurtu. Il poliziotto Natale Mondo verrà invece ucciso nel 1988. Una strana storia quella. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no